Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi siamo in BMW Milano Motor Road a provare R1250 RS. Buongiorno signori, siamo usciti dal BMW Motor Road Milano per gentile concessione. Stiamo provando R1250 RS, ragazzi, appena seduti. La seduta è comodissima ma sportiva, con questi due semimanubri e questo bellissimo TFT che è ormai su tante versioni BMW, molto completo da 6,5 pollici e intuitivo attraverso questo sistema di regolazione qua a sinistra. Mi suonano, se mi distraggo sempre ogni volta. Proviamo questo bestione di BMW, motore Boxster 1250, che è lo stesso che monta BMW GS, frizione morbidissima, rad by wire, mappature, e in questa versione abbiamo la Dynamic ESA, che è optional, è una mappatura più sportiva e performante che è abbinata alle sospensioni elettroniche che qui troviamo, e sono auto leveling, ovvero si regolano autonomamente in base alla velocità e al peso. Il cupolino questo è regolabile su due livelli, qui è nella posizione più alta, protegge fino al mento del pilota più o meno. Io sono 1,75 m, quindi è abbastanza caricata in avanti e le pedane sono abbastanza sollevate da terra, quindi troviamo le ginocchia abbastanza piegate. La posizione di guida è sportiva ma la sella è molto ampia e confortevole, quindi sì, ci si trova un po' più coricati sull'avantreno, ma è proprio il feeling, la sportività di questa moto che io personalmente adoro, questo genere di moto sportive e turistiche. Ovviamente monta 17-17 anteriore e posteriore, quindi al posteriore abbiamo un 180 di larghezza, all'anteriore il classico 120. Qui abbiamo una zona di autovelox, quindi moderiamo la velocità. Intanto vi faccio vedere come si regola il cupolino. Con un semplice clic si tira su e si tira giù, anche in movimento. Ora lo teniamo nella posizione più alta. Allora, l'ergonomia è abbastanza stretta tra le gambe, però è molto comoda la seduta. Ripeto, è sportiva, e quando si puntano i piedi sulle pedivelle si trova, sembra di stare su una vera sportiva carenata. Gli specchietti molto ben posizionati, ampi, fuori dalle spalle, la visibilità è eccellente, e questa versione è dotata di cruise control, fari automatici, sospensioni elettroniche gestibili, mappature. Qua siamo in road, con un semplice clic qua a destra possiamo mettere in Dynamic, in Eco, perché dal 2023 c'è una nuova mappa dedicata che si chiama Eco, per risparmiare su magari le lunghe percorrenze, la mappa Rain per la pioggia. Adesso la proviamo in Dynamic, che è la mappa più performante. Troviamo lì sotto un ammortizzatore di sterzo, un dettaglio, una chicca, fantastico. Non c'è il telelever all'anteriore, ma c'è il paralevel al posteriore, che è un sistema di sospensioni di BMW che è eccellente. Il telelever anteriore lo troviamo per esempio su GS e su altri modelli un po' più turistici. Qui abbiamo due bei cannoni, due belle forcelle all'anteriore che hanno più feeling con l'avantreno, quindi il telelever tende a far perdere un po' di sensibilità con l'anteriore, e ovviamente questa versione, che è una turistica ma un DNA sportivo, hanno preferito lasciare le forcelle a steli rovesciati tradizionali
per via di ovviamente una vena sportiva. Il motore boxer che scalcia bicilindrico genera 143 Nm di coppia e arriva a 136 cavalli, quindi un motore che fa il suo dovere e ne ha sempre, a tutti i regimi. Quando si gira il gas si trova coppia e potenza adeguata. La frenata molto modulabile ma potente, appena si strizza la leva inchioda molto bene. Adesso proveremo anche il freno posteriore in movimento. Il serbatoio è smussato verso la seduta del pilota, molto bella ragazzi. Poi questa grafica, la colorazione blu, rossa e bianca, da preferire secondo me, ovviamente optional. Qui partiamo da 17.000 euro e poi ci sono tanti optional, si arriva a oltre 20.000 in un attimo. Di serie offre, se non sbaglio, cruise control e poco altro, tutto il resto quick shift, insomma non lo so se il quick shift è di serie, però bisogna informarsi bene sul sito, perché la base è 17.000 ma per esempio non esce con la Dynamic, con le sospensioni elettroniche, e questi sono tutti optional, quindi il prezzo può lievitare sensibilmente in un attimo a seconda delle esigenze che poi ognuno può decidere di adottare su questa versione. Vediamo il quick shift in scalata a bassi giri, molto buono. Ovviamente il quick shift in scalata va usato a gas chiuso e in salita a gas aperto, senza frizione, comodissimo. Proviamo una prima. Spinge molto bene, ovviamente essendo un bicilindrico allungo non è dei più performanti, ma è il tipo di motore ovviamente. Però ragazzi, qua di coppia ce n'è tanta, si sente proprio la potenza che arriva subito, come la chiami è pronta. I dinamismi a livello di agilità molto più agile di quanto ci si possa aspettare, perché questa è una moto che pesa intorno ai 250 kg a pieno carico in ordine di marcia, però è molto bassa, la sella è a 78-80 cm e quindi si tocca bene anche per i meno alti. Io sono 1,75 m e metto a terra entrambi i piedi comodamente, quindi le manovre da fermo si fanno in tutta tranquillità e il movimento è davvero stabile ma agile. Si governa molto bene questo avantreno, ci si sente seduti centralmente alla moto, quindi la distribuzione delle masse è molto ben equilibrata e sentite come spara fuori. Il bicilindrico è veramente pronto ragazzi. Questa ha un sistema di frenata combinato, un sistema di assistenza di partenza in salita, sistema di frenata combinato che significa che quando intervenite sul freno anteriore interviene anche il freno posteriore leggermente e non fa scomporre la moto. Questi sono sistemi di nuova tecnologia molto utili e sicuri. Il freno dietro che sto provando è poco incisivo, però giustamente, no? Però pinzando frena bene anche il freno dietro. Dietro abbiamo un disco molto importante, all'anteriore abbiamo un 305 mm, al posteriore se non sbaglio un 280 o un 275. Adesso mi fermo e ve la racconto da fermi. Sospensioni sui dossi molto secche, abbiamo 140 mm di escursione sia davanti che dietro, quindi poco più generose di una naked che di solito ha il 120 mm, qua abbiamo 140, però sono abbastanza dure. Ovviamente sospensioni regolabili elettronicamente, però ecco, rimangono sempre con un'anima sportiva, quindi molto più secche di eventuali turistiche come la mia multistrada ad esempio. Allora,
folle, va un po' cercata ma poi si trova. Chiave keyless e cavalletto molto ben prendibile ma difficile da poi andare a chiudere perché bisogna distendere la gamba molto in avanti, però ci si abitua. Vediamola da fermi. Qua abbiamo una presa USB che, se riesco a aprire ve la faccio vedere, eccola qua, di qua, molto bene, antiacqua, waterproof. Allora ragazzi, fari e frecce full LED, 3 mappe motore di base, Rain, Eco e Road, DTC, quindi controllo di trazione ovviamente di base, il start, partenza in salita assistita, il TFT da 6,5 pollici con connettività smartphone e possibilità di mappe navigatore, cupolino regolabile su 2 posizioni. In optional abbiamo il quick shift, le sospensioni elettroniche Dynamic ESA che questa versione ha, e troviamo anche il cruise control e le manopole riscaldabili. I pregi di questa moto sicuramente maneggevolezza e movimento sorprendente, la comodità, ma la sportività, la ciclistica, l'elettronica, lo sterzo da fermo che è molto ampio e agevola le manovre, e l'altezza da sella che aiuta proprio nelle manovre da fermi dove il peso comunque è importante. Il prezzo è da 17.050 euro. Motore 2 cilindri boxer 1254 cm3 che sviluppa 136 cavalli a 7750 giri e 143 Nm di coppia a 6250 giri, 243 kg in ordine di marcia, Euro 5, serbatoio da 18 litri, i consumi si attestano intorno ai 18-20 al litro. La trasmissione finale è a cardano, vediamola qui, molto bella, stesso sistema DGS collaudato. Le pinze sono Brembo sia all'anteriore che al posteriore, dietro troviamo un 276 mm, un bel disco con pinza a doppio pistoncino, e davanti una coppia di dischi da 305 mm con 2 belle pinze Brembo che danno molta sicurezza a livello di frenata. Un buon impianto frenante. Non c'è il telelever come vi dicevo, ma abbiamo 2 steli rovesciati con un'escursione di 140 mm che danno più feeling con la guida sportiva. Abbiamo un ammortizzatore di sterzo qua sotto, che se riesco ve lo inquadro, eccolo lì. Al posteriore sempre un mono con il cardano, quindi cerchio esposto, ma con questa marmitta che sinceramente cromata a me non fa impazzire. È un bel cannone, il sound è discreto, però non è il mio genere. Comunque bellissimo il cardano con il monobraccio e il mollo centrale che ha 140 mm di escursione, che trovo abbastanza secco, ecco, sportivo. Cavalletto centrale e soprattutto possibilità di mettere un paramotore per coprire le testate di questo motore shift cam, che sono molto esposte, quindi in caso di appoggio si rovinerebbe il motore. E mi diceva il ragazzo della concessionaria che c'è un sistema di cover proprio a protezione delle testate, che è un po' più sportivo, non è il classico tubolare che troviamo sul GS, ma su questa versione si può montare una cover un po' più sportiva, ecco, che non intacca la linea di questa bellissima moto. Ragazzi, una moto che a me piace tantissimo, è sportiva, agile, maneggevole ma stabile, molto comoda, si appoggiano bene i piedi a terra, lo spazio del passeggero non è dei migliori, ma in singola questa è una moto che può regalare davvero soddisfazioni a livello dinamico, lunghi viaggi, quindi comodità e sportività, perché è davvero molto sportiva. Il motore è il giusto, è quello che serve, 136 cavalli ma una buonissima coppia, quindi tra le curve ci si diverte. Semimanubri che io preferisco, soprattutto su moto di questo genere carenate. C'è da quest'anno la possibilità di avere anche il manubrio tubolare dritto come quello che monta la R Naked, la sorella, ma personalmente i semimanubri sono proprio azzeccatissimi.
molto buone le sospensioni anteriore, un buon feeling con l'avantreno, ci si sente molto bene in sella seduti al centro di questa moto, stabile e comoda. Adesso ripartiamo, bellissimo il TFT, veramente completo, con il menu, con la manetta che ci permette di spostarci a destra e a sinistra, entrare nei media, navigazione, telefono, impostazioni, davvero bellissima, e tenendo premuto mi pare si ritorni, vediamo un po', perché qua bisogna fare uno studio. Ok, andando in su, schiacciando in su si ritorna al menu principale. C'è di tutto, veramente di tutto, le informazioni sono molto complete, e quando si accende scuote questo motorone Boxer 1250, e devo dire che è un motore ormai veramente collaudato da diversi anni su tante versioni differenti, è molto versatile, ecco, un motore azzeccato. Poi deve piacere perché ovviamente il Boxer sporge molto lateralmente, e personalmente a me non mi fa impazzire, preferisco su questo tipo di moto il motore Boxer AV di Moto Guzzi, ecco, per intenderci, che è un po' più affascinante, ma anche quello sporge lateralmente, quindi sono motori che devono piacere. Sicuramente la performance è buona, la coppia è tanta, e la ciclistica di primo livello. Qua veramente abbiamo di tutto, ragazzi, moto che costa parecchio, però è molto comoda, sportiva, sicura, tecnologica. Cosa si vuole di più? Da questo genere di moto non si può chiedere di più, e tra l'altro è molto corta, agile anche nel traffico, è molto manovrabile e sicura. La frizione è un burro davvero, e l'appoggio in curva anche a bassa andatura molto stabile. Il movimento è veramente bellissimo da guidare. Scalcia un po' a bassi giri il quick shift, avete visto, ho buttato dentro la seconda, ma ha scalciato. Qua troviamo un telaio in tubi a traliccio che si aggrappa direttamente al Boxer e lo usa come elemento stressante. Ok, adesso ho voluto provare un po' il quick shift in progressione. Se usiamo il cambio quick shift mentre i giri salgono progressivi non c'è nessun tipo di intoppo, scalciamento, cosa che succede se siamo irregolari nel dosare il gas, come adesso apro chiudo, metto dentro la marcia, vedete che scalcia. Quindi il quick shift si usa quando stiamo andando su di giri in modo regolare e si butta dentro la marcia, così funziona meglio. Stabilissima, ragazzi, davvero si guida da sola questa moto, è un binario, molto bella a livello di performance, agilissima, precisa. Questa secondo me regala tantissima soddisfazione tra le curve. Le pedane sono molto alte, quindi anche l'angolo di piego è buona. Secondo me bisogna più fare attenzione alle testate che a toccare le pedane. Che sound, bellissimo il Boxer comunque, come sound è molto buono. Cambierei la marmitta, ecco, quella non mi piace proprio così cromata, mi sembra più un pezzo che stia bene su una custom che su una moto sportiva. Bello anche il tappo, i dettagli su BMW, ragazzi, sono sempre bellissimi. Queste alette qui laterali, la carenatura è molto raffinata.
Bellissimo anche il codino coprisella posteriore, optional ovviamente, ma molto bello. E se togliamo il codino ci sono anche delle maniglie dedicate per il passeggero, però non ho potuto testarne la comodità e l'efficacia. Presumo che ci stia bene, molto più bene che su tante altre sportive, perché comunque è una moto pensata per il touring, ma non è molto grande come moto, ecco, ha un muso abbastanza importante, ma poi dietro sfila molto corta, raccolta, agile, quindi la consiglio per chi non ha la zavorrina. Ecco, questa è una moto che secondo me, per chi vuole viaggiare da solo o con altre moto, ma non in coppia, è perfetta, perché carichi un buon bagaglio sulla sella posteriore, sicuramente ci sono delle borse laterali dedicate e si viaggia in tutta comodità, divertendosi, ma con la zavorrina presumo abbia i suoi limiti, proprio per la dimensione, la capacità di accogliere anche un passeggero. Il parabrezza devo dire che ripara abbastanza bene, devia il flusso sul casco, ovviamente rimane esposta la parte del casco e credo che alle grosse andature questo un po' si soffra, ma è buono, è molto ampio, mi piace. Ha il sistema SOS che in caso di problemi di qualsiasi natura si schiaccia e ci si mette in comunicazione direttamente con il centro assistenza BMW, che poi chiamerà i soccorsi. Questo è un tasto molto utile, soprattutto in casi di pericolo imminente. Rientriamo in BMW Milano, ragazzi. È stata una prova veloce ma molto apprezzata, è una moto che davvero mi piace, ovviamente il Boxer lo conosco da anni ormai, quindi è un motore che è mediamente duttile, un po' ingombrante, ecco, con queste testate che non mi fanno impazzire, sporgenti, ma a livello di performance è molto valido. E i dinamismi di questa moto sono eccellenti, devo darle un voto 8 pieno, perché è una moto veramente unica nel suo segmento. Forse personalmente preferirei la KTM 1290 GT che ho provato nei giorni scorsi sul canale, che è simile, diciamo, sempre a livello sportivo e turistico, molto più potente. Questa, ecco, è un po' più raffinata e elegante, molto bella, ragazzi. Prova fatta, rientriamo verso il concessionario Husqvarna e KTM di Milano, Creamoto. Nel pomeriggio proverò la Norden 901, un'altra moto molto interessante, ma questa BMW R1250 RS molto positivo il mio feedback, l'ho trovata completa a livello di ciclistica, di dinamismo. Motore 1250 Boxer che conosciamo, può piacere o non può piacere, è un motore equilibrato al giusto, ecco, a mio avviso, secondo me ha tantissima ciclistica e poco motore a livello di sportività. È una moto signorile che ti fa divertire, ma ecco, non è esagerata, quindi un buon compromesso. Sicuramente interessante, prezzo altino, soprattutto se ci si vanno a includere alcuni optional che poi su questo tipo di moto risultano fondamentali, quindi prezzo alto ma moto valida. A presto, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alle prossime avventure, ai prossimi test ride. Ciao!